Benvenuti nella città di Workers and Resources. Paolo De Tre, ciao a tutti ragazzi, sono Joe e oggi ci troviamo a Košice, città della Slovacchia orientale con 240.000 abitanti e 400 anni di storia. Ma non è per fare i turisti che oggi siamo venuti qua, perché Košice è la città in cui si trovano gli sviluppatori di Workers and Resources. Essendo proprio del luogo si sono ispirati a diversi edifici di questa città per poi riprodurli nel gioco. Tanti degli edifici che abbiamo costruito all'interno di Make Tutorial sono liberamente ispirati a edifici realmente esistenti in questa città e oggi andremo a scovarne il maggior numero possibile, a partire da sottopassaggi! Ok ragazzi, noi eravamo molto entusiasti per vedere i sottopassaggi di... Sì, una bottiglia rotta, una siringa? Ma come una siringa? Mamma mia! Un posto terribile. Allora, non costruirò mai più un sottopassaggio su Workers and Resources. Terribile, siringhe e sterco. Il nostro viaggio parte con questo edificio, ossia il cinema, una struttura estremamente riconoscibile per un giocatore di Workers and Resources per la sua forma e il suo colore. Infatti potete vedere adesso anche da Google Maps, senza essere in strada, riesci tranquillamente a capire che stiamo parlando del cinema, del teatro, del cinema Druzhba. Un aspetto interessante delle società socialiste è il voler far sì che la popolazione solidarizzasse e lo si faceva in tanti modi diversi. Uno fra tutti era per esempio denominare le singole strutture in determinate sezioni che rievocavano appunto quella solidarietà. Per esempio la struttura dietrostante si chiama Kino Druzhba, cinema dell'amicizia, per far sì che nella popolazione si installasse questa direzione dell'amicizia. Come avete avuto modo di vedere dalle immagini, il cinema Druzhba è oggi abbandonato e anche gli interni sono completamente spogli. Altri edifici tuttavia, come ad esempio il supermercato, hanno mantenuto nel tempo la loro funzione e si presentano pressoché nel loro aspetto originale. Avendone riconosciuto il valore storico, il centro commerciale ha infatti ricevuto ristrutturazioni che ne hanno intaccato solo minimamente l'aspetto originale, rimanendo facilmente riconoscibile all'interno del centro storico in cui è situato. Ah, che cosa c'è di meglio la sera di una bella birra slovacca? Beh, una bella birra slovacca offerta dallo sviluppatore capo di Workers and Resources, Peter Adamczyk, che sin dal primo giorno in cui l'ho contattato si è dimostrato disponibilissimo ad aiutarci. Ragazzi, qui è dove si sta costruendo il futuro. Siamo nello studio di Workers and Resources. Ci sono dei piani segreti che abbiamo detto che si possono mostrare. So where do you work? What's your position? Yeah, that's you. This is for Vlado, he's graphic artist. Graphic. And Martin, Martin. programmer, and Michael. Michael is there. So what's the typical work day in your company? We in this office we work only Tuesday and Thursdays. Uh-huh. And Monday, Wednesday, and Friday is like home. Started. Some guys from the 7. I go usually from at 8. And Vlado it's late, around 9 or 10. Drink coffee, working, and then afternoon like about 4 o'clock. 10 months or 9. And what's you're gonna change about the road?
everything. You don't like them anymore. No, it will be like we wanted to make that roads will be able to draw not only 2 or 1 lines, but any multiple lanes. 4, 5, also the same. And when do you think you all will be able to show us something officially? I think More or less. maybe 1 year or so. Not even that much. That's great. Hopefully not so long in early access at Soviet Republic. So if you're a developer, you don't get the silver button from Steam, but you get chocolate from Le Maison du Chocolat. Peter ci ha fatto qualche domanda sul pubblico italiano di Workers and Resources, quindi io mi sono sentito in dovere di dirgli che uno youtuber famoso italiano aveva fatto di recente un video proprio sul suo gioco. Quindi Fraus, se stai guardando questo video, è grazie a me che lo sviluppatore ha visto la tua recensione del gioco. Parliamo, great, di videogiochi, What? Yeah, Wow, that that's guy. awesome. Yeah, he's kind of famous in Italy. When I make this game, I was taught the construction offices and it's too slow and too hard and nobody will playing it and I was asking myself why I spending so much time with it. I played, but played maybe I don't know 2 or 3 hours, but not 2 or 3 hours of realistic. So guys, if you're struggling with a realistic mode, don't worry, even the developer cannot do that. Peter, dopo averci mostrato il suo ufficio, è stato così gentile da farci anche un tour della città. Yeah, 20 floors maybe? 70. Top floor is where the kids are born. In Slovacchia è tradizione scrivere il nome di tutti i laureati davanti alla sede della propria facoltà. Ci troviamo adesso infatti davanti all'Università di Medicina, che è molto simile alla versione del gioco. Molto simile anche il municipio, dalla sua forma inconfondibile. E anche la stazione di polizia, anche se i colori, per rispecchiare di più le tonalità delle volanti, sono stati cambiati. Il nostro percorso continua verso la fontana, in una passeggiata non senza incidenti. I didn't know there was a gap. Ecco ragazzi, guardate che bello. Questo è la sede del partito nel videogioco. Anche qui all'epoca, adesso ovviamente non è più la sede del Partito Comunista, ma è il municipio, cioè dove praticamente ci si reca a fare burocrazia eccetera, la nostra questura, il nostro anagrafe, tutti gli edifici amministrativi burocratici sono qua. Buildings to game, I was hope that sometime someone come to check the buildings. So it happened. There are 2 persons with a baby or something like that. Okay, for the new couples and. È letteralmente identico, non è cambiato di niente. Yeah, copy paste. Bene, noi ringraziamo Peter per essere stato così gentile da farci vedere tutte queste cose, farci vedere anche le anteprime del nuovo Workers and Resources, di cui non possiamo dire niente. Per nulla scontato. Possiamo dire che, cosa possiamo dire?
che userà un nuovo motore grafico, quindi ci saranno tantissime funzionalità in più che non si potevano fare in quello vecchio, che cambierà ambientazione e anche sarà ancora più complicato, ancora più funzionalità. Però sì, assolutamente. sul resto non a loro possiamo dire piace niente. perché- Thank you Peter, the developer, and thank you to all the team for making this great game and bringing tourism to Košice. Era Košice come te l'aspettavi? E mi aspettavo che ci fossero più persone, meno comparse. Sì, non c'era nessuno, E mi ok che era aspettavo- Natale e Santo Stefano Anche la vigilia. e la vigilia, cioè 3 giorni in cui la gente sta a casa, ma così tanto a casa come a Košice a Bratislava, c'è strade vuote, gigantesche, 0 persone, Vero. sembrava davvero, visto che ci sono anche panielchi, sembrava di andare in Nord Corea, nelle città per i turisti. Tutto pulito, infatti. Probabilmente quello laggiù è un attore. Chiaramente anche i ristoranti, non tanto i ristoranti, vabbè, i singoli alimentari, quelli anche delle maggiori catene. No, voi ragazzi Totalmente avete, chiusi. cioè, il McDonald's anche a Natale, purtroppo lavora anche a Natale. Cioè, Qua no, È uno shock culturale, più che altro. no, ma Non è una critica, è uno shock culturale. no, infatti è uno shock ma positivo, cioè dovrebbero essere chiusi anche da noi. Certo, Gli magari saperlo Starbucks, prima, eccetera. a saperlo prima si organizzava diversi. Io sono organizzato, avevo 3 pacchi di riso Conad. Sì, le mandate tutte colazioni in una giornata. Che buoni. To Workers and Resources. C'è da dire che non tutti gli edifici sono a Košice, infatti siamo adesso a Bratislava. Visto che abbiamo fatto la radio, Peter ci ha anche consigliato di vedere la stazione televisiva. Purtroppo è un attimino più fuori mano, quindi e come vedete la si può ammirare solo da lontano. Siamo qui all'interno di un microdistretto slovacco a testimoniare appunto le costruzioni che sono state fatte tra gli anni 60 e fino agli anni 80 dai appunto regimi socialisti, in questo particolare regime della Cecoslovacchia. Microdistretti al cui interno non vi erano appunto solo abitazioni residenziali, ma vi erano anche altre strutture, quali potevano essere una scuola, quali potevano essere un asilo, una farmacia, un ristorante, negozietti. Questo per far sì che i singoli cittadini che abitassero quella zona avessero tutto a portata di mano. Erano zone molto verdi, come possiamo anche vedere qui, c'è un fiume Sattolo, si sfruttano ciò che è stato dato anche da madre natura. I microdistretti poi venivano sempre progettati in un ambito di un'economia socialista dove l'uso dell'auto non rientrava nelle questioni primarie, ecco, sia della produzione sia dell'utilizzo. Quindi i parcheggi non vi erano. Infatti, se possiamo vedere, i singoli edifici non hanno parcheggi sotterranei. Questo poi dopo ha portato anche a degli aspetti negativi, perché hanno dovuto distruggere del verde per fare proprio dei parcheggi verdi, anche per andare a compensare l'inefficienza poi del trasporto pubblico successivo alla caduta del regime socialista. Insomma, Košice è una città fatta di grandi strade, grandi linee tranviarie e grandi prefabbricati. Ma questa città non è solo questo. Infatti, non appena i cittadini sono riemersi dal ritiro natalizio, il centro storico si è ravvivato di luci, suoni e persone, facendoci immergere in un'accogliente atmosfera natalizia del tutto simile a quella delle nostre città italiane. Ed è con queste immagini e gustandomi questo delizioso rotolo dolce che vi saluto, ringraziandovi per aver visto questo piccolo documentario su questa città tanto cara a noi appassionati di Workers and Resources. Ciao! Mi piace riprenderti vicino a questo muro.